Hi, welcome back. Vengo in pace per dirvi che questa volta il vlog lo facciamo in italiano. Vi lascio i sottotitoli comunque in inglese come al solito e per le parti in cui non si capisce anche in italiano. Mi avete chiesto più vlog in italiano, io li faccio. Vi avviso che parlo molto più velocemente in italiano perché ho molte più cose da dire, un rigurgito continuo di parole. Che cosa facciamo quest'oggi? Allora, ho chiesto su TikTok, ho chiesto dei consigli per dei fantasy romance. Ho preso 3 consigli molto diversi l'uno dall'altro e li volevo diversi. Allora, qualcuno viene da delle mie amiche, qualcuno no, qualcuno mi ha voluto fare un brutto scherzo, però comunque leggerò tutti e 3. Il primo che leggerò sarà The Never King. Questo è un retelling di Peter Pan in chiave dark romance. Questo me l'ha consigliato una mia amica Isotta, tu sai che cosa hai fatto, perché lei l'ha letto e mi ha detto ma potresti provare a leggerlo. Io so già che è un po' trash come libro, però voglio divertirmi. I dark romance sono sempre divertenti, se fatti bene. Il secondo invece è un libro un po' più serio, è un fantasy romance. Mi hanno avvisato che è più fantasy che romance, però comunque il fatto che ci sia una storia d'amore è molto importante, che è I fidanzati dell'inverno, il primo della saga dell'attraversa specchi. Che cosa mi aspetto? Scrittura molto francese, perché questo è un libro scritto dalla Christelle Dabot, che è un'autrice francese. Ho abbastanza medie aspettative per questo libro perché mi hanno detto che la saga è molto bella, a parte l'ultimo libro, che a quanto pare è un caso a parte. E ultimo, ma non per importanza, ma perché lo leggerò per ultimo, perché non voglio farmi del male, è Sangue e cenere dell'Armentrout, From Blood and Ash. Io conosco la scrittura della Jennifer Armentrout. Io in realtà questi libri, tutti e 3, li ho già letti, per cui più o meno so che cosa ne penso, so se le mie aspettative iniziali sono state, come dire, cioè ci siamo arrivati. Sangue e cenere, preparatevi. Per cui iniziamo da The Never King e ci vediamo di nuovo in italiano. Bye! Quanto è adorabile, quanto sei carino, Toby. Ciao! Se mi vedete tipo mezza morta ammalata, allergie di stagione. Comunque, volevo fare un update. Sono nel mezzo di The Never King, proprio a metà del libro. La tresciata atomica che è questo libro. Mua! Complimenti allo chef. La cosa che proprio diciamolo in termini semplici, mi cringe tantissimo, fa proprio imbarazzare a leggerla, è il fatto che ovviamente il protagonista, cioè anzi i protagonisti sono, uno è Peter Pan e l'altro è una discendente di Wendy. Mi sono già dimenticata il suo nome. Comunque, Peter Pan, non è che lo chiamano Peter, perché ci sono tipo Vash, Cass e tutti gli altri nomi tipici dei Dark Romance. No, Peter Pan, lo chiamano per intero Peter Pan. Ma perché? Ma perché? Ma che cringe! Che ovvio che poi pensi a Peter Pan della Disney. C'è questo divario immaginativo tra la scena che sto leggendo e la mia immaginazione a che cosa va a pensare. Io non posso immaginarmi sto tizio che fuma mezzo nudo, che strappa i cuori alla gente, se lo chiami Peter Pan. Gesù. È brutto, è molto brutto, ma non è così problematico come di solito sono i libri di questo genere, per cui vado avanti. Sono ancora a metà di The Never King e ho appena detto I'm soaring, flying. Inserire qui la clip di High School Musical, prego. Il loro grande segreto è che sono dei principi. E ovviamente il fatto che la gente sappia che siano principi li fa trattare diversamente dalla gente, quindi non lo dicono. No, grande segreto. Nota informativa con sottofondo le campane. Mi sono completamente dimenticata che questo video è in italiano, per cui la clip che o segue o avete appena visto, ve la beccate in inglese perché mi sono completamente dimenticata, non ho capito come ho fatto. Ero in un momento inglese. Così. I finished The Never King. Why was that the most underwhelming book of all time? Hi, hello. I'm here to talk to you about The Never King because I finished it last night. I actually let I don't know. I had to marinate on that book because I read it,
I mean, I listened to it on audiobook. I completely forgot everything about midway point to the end because it was so boring, so underwhelming. I mean, it's a short book. It talks about the great-granddaughter of Wendy Darling. Apparently there is a curse on her family, and every woman in the Wendy generation goes mad by the age of 17 because they get transported into Neverland and they come back and completely transformed and without their brains. And this reiteration of Wendy is the one that is going to break that curse, because Peter Pan, who is actually a prince or a king. No, he's the king. The Lost Boys are princes, like fey princes. He has lost his shadows, and so Neverland is like losing itself, losing its magic. And it's like she is portrayed as somebody who really enjoys sex, so she, you know, shenanigans ensues, like smut shenanigans. It was so ridiculous. I could not like keep a straight face while reading, because Peter Pan, he's in this book a punk boy who smokes cigarettes. He's gruffy and angry all the time. Everybody calls him by his full name, like Peter Pan. He's never like Peter or Pete. Everybody has names like Cass or Vash, and he's like, Peter Pan. I cannot take it seriously. If you tell me Peter Pan was so sexy, how can I take it? Call him Peter, please, please. And also, just like, it was so stupid. So incredibly stupid. All the gritty and dark scenes were just like, you are 12 years old writing this. It cannot be any other way. 2 stars for the entertainment, and also because the writing didn't totally suck. So now what I think I'm going to do is to start this series. This is called, I think in Italian, Fidanzati d'inverno, la saga della traversa specchi. I'll put like the English title, but this was highly recommended. The problem is, everybody tells me that this series is one of the peak fantasy romance series that are out there, but the last book is kind of terrible. And it was rushed, completely rushed by the author and the editors, and it's a shit ending. So I'm hesitant to start the series because everybody tells me that it's worth it for the 4 books that come before the ending. But yeah, but since I have it, I have a physical copy, I'm going to start this one today. I'm here with an update on the Fidanzati d'inverno. Fidanzati dell'inverno by Christelle Dabo. I still don't know how the series is called in English. I'm going to insert it here. This feels exactly like the perfect mix of a middle grade book, because it reads very middle grade, and the beginning of House Moving Castle, the book, which I'm liking it so far. Like, I'm really liking it. It's very magical and atmospherical, and it has that childlike wonder that magic has when you're very young. So I didn't know that this begins with an arranged marriage. And it's very like, you are a woman, therefore you're going to get married very young. For apparently political and familiar reasons. I'm still like 50 pages in, so I'll update you once I'm possibly halfway through. I still have the audiobook on my library, so I'm going to use that when I'm walking around. If you want to know who is making all this noise, you saw one of the dogs. Yes, exactly. You saw one of the dogs that our neighbors got like last week. They hate each other. Like, they really hate each other. They're both males. And so he's been keeping guard. Look at his nose! Toby! Cosa fai? Sembra uscita da un'apocalisse, cosa che è vero, perché ho dovuto
praticamente scassinare la mia stessa bicicletta. Benvenuti a questo nuovo update di Fidanzati dell'inverno. Allora, un po' un libro bizzarro, perché mi piacciono i personaggi, nel senso che mi piace Ophelia e sua zia, tutti gli altri li avrei uccisi, ammazzati, lentamente torturati. Thorn è esattamente quello che è, e cioè una spina nel fianco. Speriamo cambi un attimo nel conoscere Ophelia, però insomma. Mi piace molto l'atmosfera, le descrizioni, la scrittura di Christelle Dabo, molto bella, molto aulica in realtà. Mi ricordava un po' Il Castello Errante, il libro, per le descrizioni, però poi ci sono questi piccoli punti di trama in cui, ad esempio, alcune donne vengono usate per figliare e basta, ma in maniera molto cruda, che stona un po' con la storia, che è molto favoleggiante, per cui ci sta tipo le uccisioni, gli intrighi di corte, eccetera, però poi ci sono questi dettagli che sono un po' troppo crudi, che secondo me, per questo tipo di storia. Mi sta piacendo, non lo sto amando, per cui vedremo. Mamma mia, sembro proprio un ovetto. Sono a 2/3 a Thorn. Ma che cazzo? Ma porca miseria! E stavi quasi cominciando a piacermi. Quasi. E vaffanculo. Ovviamente. Salve, piccolo update di lettura. Ho finito I Fidanzati d'inverno. In questa posizione comodissima, ovviamente. Cosa ne penso? Credo che gli darò 4 stelle, perché ci sono degli aspetti, tra cui scrittura, descrizioni, atmosfera, che erano da 5 stelle. Erano bellissimi e se fosse stato solo per loro gli avrei dato 5 stelle. Ed è per questo che ho già comprato il secondo volume. Ce l'ho di là. E il mio problema è che la storia era bella quando non c'era Thorn. Mi dispiace, ma è così. Mi piace molto Ophelia. Mi piacciono molti personaggi secondari che all'interno della corte la aiutano. Avrebbero bisogno loro di una storia alla parte, di una novella, non lo so, perché sono interessantissimi. E la storia, quando si entra alla corte con la Chiara di Luna, secondo me migliora molto, c'è molto di più questo aspetto favoleggiante, fantastico. Il mio problema con la storia è Thorn, perché non riesco a farmelo piacere. Cioè, capisco che sia il primo libro, però per il momento è un personaggio abbastanza antagonista e io lo cancellerei dalla storia dei personaggi. Quella che è, secondo me, la più complicata è Berenilde, e apprezzo che sia complicata, apprezzo che una pagina mi piaccia, una pagina no, apprezzo che sia una persona abbastanza tridimensionale, come lo è la gente. E vorrei sparare in faccia a metà dei personaggi, certo. Però la protagonista mi piace, nonostante sia abbastanza apatica. Mi piace che la sua apatia sia in realtà un segno di forza, perché lei non è una sottomessa, perché entrando nella sua testa poi, essendo noi nella sua testa, vediamo che lei in realtà è una persona molto resiliente, resistente, e la apprezzo molto come protagonista. Voglio già iniziare il secondo libro. Il problema è che non posso, perché qualcuno di voi ha lasciato un commento. Cambiamo location. Qualcuno di voi si è molto divertito a farmi un bello scherzettino. Io ho detto, i libri della Armentrout non mi piacciono, e qualcuno ha detto, beh, potresti provare Sangue e Cenere. Guardiamoci negli occhi. Io la Armentrout la conosco da White Hot Kiss, ok? La conosco dai tempi del booktube antico, dai fossili del booktube. Io ho iniziato uno dei suoi libri, mi pare fosse White Hot Kiss, in cui inizia con la protagonista che ammazza un ghoul dentro un McDonald's. Ed è la cosa più trash che io abbia mai letto, anche perché nelle prime 3 pagine si fanno 4 riferimenti a Twilight. Dico solo questo. Perché allora inizia Sangue e Cenere? Perché sono curiosa. Sono anche masochista. Sono masochista perché? Perché l'ho già iniziato. Allora, sono a pagina 18. Ok, vi faccio vedere, ho il mio ebook. Vi faccio vedere quante note ho preso? Tutte quelle colorate? Tutte quelle che ho già preso?
questo. E siamo solo a pagina 18. Mi sto divertendo un pochettino. Io sapevo che non mi sarebbe piaciuta la scrittura della... Ehi! Non puoi fare grrr alle foglie che cadono. Io sapevo che non mi sarebbe piaciuta la scrittura della Armentrout perché penso che sia la scrittura più pigra in assoluto. In 15 anni di scrittura non è cambiata, non è andata migliorando e si vede benissimo che la Armentrout viene pagata per scrivere in malloppi. Che mi dispiace dirlo, capisco che per far soldi scrivendo ogni tanto si arrivi anche a questo. C'era chi scriveva Harmony, ne scriveva 18 in una settimana. Quello che non capisco è l'apprezzare questo tipo di scrittura da lettore, critico, recensore, perché è chiaro l'intento. La storia può anche essere interessante, le trashate a me piacciono, la Armentrout è una di quelle trashate che a me fa riderissimo, per cui in realtà un po' l'apprezzo, però il fatto che adesso sia uscita la notizia che piuttosto di scrivere un seguito dentro la sua stessa saga abbia riscritto il primo libro dal punto di vista dell'eroe maschile e abbia detto lo dovete per forza leggere per capire quello che succede più avanti, mi fa un po' storcere il naso. Io Sangue e Cenere lo leggo, però ce lo faccio per voi, ve lo dico, lo faccio per voi. Te pareva? No, cioè... Raga, va male. Ma nel senso che va malissimo. Ma nel senso che non sa scrivere. Sono pagina 36 e ancora non è successo niente, se non 36 pagine di spiegoni. Basta. Buongiorno, benvenuti alla lettura drammatica di Sangue e Cenere, con NCIS in sottofondo, di questa parte in cui la nostra protagonista Poppy descrive Hawk. Iniziamo col dire che lei lo definisce bellissimo. E poi aggiunge, non capitava spesso di poterlo dire di un maschio. Che già maschio, io so che ha usato la parola male e non man. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Aveva folti capelli bruni che si arricciavano sulla nuca e spesso ricadevano in avanti, sfiorando sopracciglia altrettanto scure. Le linee e gli angoli del suo volto mi facevano desiderare di saper disegnare o dipingere. Aveva zigomi alti e ampi e il naso era sorprendentemente dritto per una guardia, considerando che molte di loro se l'erano rotto almeno una volta. Oh, che aveva la mascella squadrata e decisa e la bocca ben cesellata. Le poche volte che lo avevo visto sorridere, aveva sollevato l'angolo destro delle labbra e gli era apparsa una fossetta profonda, le fossette pure. Continuiamo, ce la puoi fare. Non sapevo se ne avesse una simile anche a sinistra, ma gli occhi erano di gran lunga la sua caratteristica più attraente. Mi ricordavano il miele freddo, erano di un colore straordinario che non avevo mai visto prima e ti guardavano in un modo che ti faceva sentire nuda. Lo sapevo perché durante i consigli avevo percepito il suo sguardo, anche se lui non aveva mai visto né il mio volto né i miei occhi. Ero sicura che la sua considerazione fosse dovuta al fatto che ero la prima vergine da secoli. La gente mi fissava sempre quando mi trovavo in pubblico, che si trattasse di guardie, lord e lady in attesa o cittadini comuni. Dobbiamo anche commentare questa descrizione? Dobbiamo commentarla? Non penso. Quello che commenterò è che Poppy o Penellafe, la nostra protagonista, descrive il colore degli occhi di Hawk come giallo citrino. Allora io non so se sapete com'è il giallo citrino. Il giallo citrino e il giallo verdognolo sono pietre di fiume i citrini. Però poi li definisce gli occhi ambrati. Occhi ambrati è questo colore. Non vorrei dire, ma Jennifer Armentrout, sei un po' daltonica? Non lo so. Non lo so, questo libro mi sta rovinando la vita. È l'esperienza di lettura più brutta che abbia mai avuto, perché almeno con The Never King c'era da ridere ad ogni pagina. Qui è una noia, cioè è attivamente noioso. Non riesco a tenere gli occhi sulla pagina per più di 3 secondi prima di distrarmi, perché non capita niente, non succede niente, se non che Jennifer Armentrout scrive molto male, non sa che esistono delle regole per la punteggiatura. Ci sono in 100 pagine ha usato
121 volte i puntini di sospensione. I puntini di sospensione non sono le virgole! Mi sento come quello streamer che urla: l'acqua non è verde! Sto arrivando, sono allo stremo, sono a pagina 221 di 700 e passa, perché sono sull'ebook. Io non ce la faccio già più, è una noia! Ci fossero le scene, quelle smart? No, non c'è una sega. È una noiosissima, lunghissima, scritta male, storia sui vampiri. Ma è, cioè, risparmiatevela. Io lo finisco, però voi risparmiatevela. Genio. Genio. Stavo cercando un'altra recensione e poi mi sono ricordata che la Santa Ilenia Zodiaco ha fatto una recensione dei suoi libri di Melba su questo libro e ho trovato questa chicca e non potevo non condividere, e tranquilli ve l'ho tradotta nei sottotitoli. Sì, più vado avanti più sono annoiata, più vado avanti più ho scritto male, più vado avanti più vorrei avere una copia cartacea di questo libro per poterlo gettare in canale. Sarebbe inquinamento delle acque? Sì. Ne varrebbe la pena? Sì. Venezia mi perdonerebbe. Now this feels like a personal attack. This feels like a targeted attack. It feels personal. Il tormento è finito. Ho finito. Sangue e cenere. Ne valeva la pena? No. No. Lo ripeto, è l'esperienza di lettura più brutta di tutta la mia vita. Non solo questo libro è mal scritto, ci sono proprio errori sia di grammatica, alcuni errori di traduzione, ma io, cioè, povere traduttrici che si sono dovute sorbire questo cazzo di libro. Ci sono errori di punteggiatura. La Jennifer Armentrout una volta scriveva con la giusta punteggiatura. Cosa è successo? Cosa è successo? Il tuo computer ha fatto un refuso e al posto delle virgole premeva i puntini? Ci sono delle regole di punteggiatura, non è che le puoi ignorare e fare quello che vuoi. Fermi là. 0 stelle. 0 stelle. Odio la protagonista. Odio Hawk. Che non so neanche se odiarli, sono noiosi. Sono proprio la coppia più noiosa dell'universo. Le scene un po' più spinte sono state scritte male, la trama non c'è, tutto il world building si fa in quelli che chiamano infodumps, comunque gli spiegoni. 1-0 totale su tutta la linea, è il libro più mal costruito della vita. Quello che lo salva è che non è proprio tanto problematico. A parte il fatto che l'unica persona nera di questo libro, che credo sia Tony, l'hai chiamata Tony, che vuol dire marroncino. Anzi, marroncino seppiolino. Andando sopra quello, perché reputo che questo sia un libro migliore di Grim Reaper Academy, che ormai è famoso perché è il libro più brutto dell'universo, è perché Grim Reaper Academy c'aveva di tutto, cioè c'aveva l'omofobia, c'aveva l'incesto, eccetera. Questo almeno non ha l'incesto. Guarda come devo difendere Sangue e Cenere dicendo che almeno non è omofobo. A parte che la diversità di questo libro non esiste. Jennifer Armentrout, ti prego, vai a fare un corso di scrittura, nel senso vai a seguirlo, no a insegnarlo, vai a seguirlo. Secondo me tutti quelli che hanno dato un giudizio alto a questo libro e sono scrittori e recensori critici che io ho visto dare opinioni molto critiche ad altri libri, hanno ascoltato l'audiolibro, perché nell'audiolibro tutti gli errori di punteggiatura non ci sono. E ovviamente l'hanno ascoltato in lingua, per cui non hanno il distacco della traduzione. Ricapitolando, questo libro non ne azzecca una: personaggi, trama, atmosfera, grammatica, punteggiatura, smut, non ne becca una. Perché dovreste leggere questo libro? Non dovreste. Ok, facciamo un ricapitolo di tutti i libri che ho letto. Allora, all'inizio ho letto The Never King, trashata però divertente. Cioè, è un dark romance molto spinto con Peter Pan. È una serie, se volete andarvelo a leggere, quello posso consigliarvi se avete bisogno di una risata, secondo me. Se siete fan dei dark romance non penso che sia il miglior scritto che potreste andare a trovare.
Poi ho letto L'Attraversa Specchi. L'Attraversa Specchi, un libro curioso, un libro molto favoleggiante, scritto molto bene, qui la scrittura davvero scintilla. Il mio problema è che in questo libro non è un fantasy romance, è un fantasy in cui il pretesto è un fidanzamento, però tra due persone che non si amano ancora. Il mio problema, che è l'unico problema, è che ho odiato Thorne, che dovrebbe essere l'uomo di questo fatidico fidanzamento tra la protagonista Ophelia e appunto Thorne. Thorne è stata una spina nel fianco, nel senso che il libro era bellissimo quando lui non c'era. Gli intrighi di corte sono la parte integrante di questo libro. Se vi piacciono gli intrighi di corte con la magia e una magia appunto molto favoleggiante alla Castello Errante, vi piacerà moltissimo questo libro. Io ho già comprato il secondo, non vedo l'ora di leggerlo. E poi Sangue e Cenere. Sangue e Cenere è il libro meno libro della storia, è un libro che non ne azzecca neanche una. Jennifer Armentrout, ho letto un suo libro 10 anni fa ed era scritto molto meglio, non capisco cosa sia successo. Errori in abbondanza, ma proprio noioso, cioè noioso. Se siete abituati a fantasy, no. Se siete abituati a romance, è un no. Se siete abituati a fantasy romance, è sempre un no. Proprio il libro più brutto della storia, secondo me. E pecca proprio del fatto di essere noioso, perché se fosse solo una trashata sarebbe come The Never King e farebbe ridere. Non è un Sobaetsuko. Bene, siamo arrivati alla fine, ho parlato a 120 miglia all'ora, ce la possiamo fare. Che cosa ho imparato? Che quello che voi ripetate fantasy romance, uno, non è fantasy romance la maggior parte delle volte, due, non penso faccia per me. A me piacciono i fantasy che hanno dentro una storia d'amore. I fantasy romance, che sono i fantasy in cui la parte principale è la storia d'amore, non so se mi piacciono, darò un'altra... perché molti mi avete risposto con altri consigli, per cui darò un'altra possibilità agli altri libri e farò magari un altro vlog se lo volete. Spero vi sia piaciuto me che parlo in italiano, anche se parlo vanvera la maggior parte delle volte, e ci vediamo la prossima volta. Comunque se volete i miei social sono qua giù e se volete che io legga un libro basta lasciarmi un commento sui miei video di TikTok o anche qua sotto. Se mi lasciate un commento qua su questo video sarei molto contenta. Comunque ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Mua!